Per il discorso taratura del distressor ho impostato due tracce ausiliarie, che entrambe caricano un signal generator a 100 Hz con uscita a meno 24 dB. Queste due tracce finiscono rispettivamente nel distressor plugin e nel distressor reale attraverso un insert hardware. Il distressor plugin, così come quello hardware, è impostato nella medesima configurazione, quindi nessun tipo di compressione, nessun tipo di distorsione o enfasi e tutti i potenziometri impostati a 5. Vediamo attraverso un RTA appunto l'uscita del distressor plugin, come è caratterizzata. Quindi vediamo che è molto pulita, nel senso che c'è la fondamentale a 100 Hz e un accenno di seconda armonica a 200, con un true peak di meno 26,3. Se vediamo, andiamo a vedere l'RTA del distressor hardware, notiamo che invece qui c'è già un po' di distorsione armonica, soprattutto la terza armonica, e notiamo anche la presenza di un noise di fondo sulle alte frequenze. Quindi già una piccola ma importante differenza esiste. Vediamo che il true peak di ritorno è proprio il medesimo. Come input di ritorno sto usando un pre di linea della Universal Audio Apollo Silver con il pre impostato al minimo e nessun tipo di unison. Quindi questa è la prima differenza. Adesso proviamo a impostare il distressor plugin su una compressione ad esempio 4:1 e vediamo cosa succede. Attualmente non c'è nessun tipo di compressione e quindi aumento l'uscita del signal generator, ad esempio da meno 24 a meno 18. Ecco qua, abbiamo una compressione di 2 dB e vediamo che compaiono subito le armoniche, soprattutto terza e quinta. Andiamo a vedere cosa succede nel distressor impostandolo nella medesima configurazione. Ecco qui. Ora abbiamo il discorso che anche qui il signal generator dobbiamo aumentarlo di uscita, meno 18. Ecco qui, abbiamo una reazione anche qui un po' più evidente sulla distorsione armonica da parte del distressor hardware. Ora, dato che c'è una differenza in termini di true peak, adesso il true peak è abbastanza vicino, forse è un po' più basso nel distressor hardware, quindi aumento un po' il livello di uscita millimetricamente. Ecco qui. Ecco qui. Abbiamo un true peak molto vicino adesso. Ecco, qui possiamo notare come la macchina hardware ha una risposta un po' più enfatizzata, anche se rispetto alla prova precedente i due si somigliano molto. Proviamo a esasperare ancora di più l'input della macchina, questa volta agendo piuttosto che sul signal generator agiamo sul plugin, quindi provo ad aumentare l'input a 6.
Stessa cosa faccio sull'input del distressor hardware. Ecco qui, impostato su 6 abbiamo questo risultato qua. Quindi medesima configurazione, anche qui la risposta in termini di distorsione armonica è abbastanza simile, seppur con qualche differenza. Ad esempio abbiamo quella 700 Hz che è più enfatizzata nel plugin piuttosto che nell'hardware. Però come costruzione delle armoniche siamo abbastanza vicini. Quindi direi che a livello di taratura possiamo considerarci soddisfatti, nel senso che i rapporti in termini di armoniche e volume di in e out tornano abbastanza bene. Una ulteriore prova che possiamo fare è quella di impostare la sinusoide anziché a 100 a 1000, come si fa di solito. Proviamo sempre a meno 24 dB. Ecco qui, copio sull'altro e proviamo a scendere di input sia sulla macchina che sul plugin. Ecco qua. Ecco, qua possiamo dire che si somigliano abbastanza, anche se il plugin ha una distorsione di seconda armonica un po' più enfatizzata dell'hardware. Ma a livello di costruzione, ripeto, siamo sempre molto vicini. Anche i true peak si avvicinano molto. Quindi possiamo procedere adesso con i test sulle varie tracce.